Buongiorno, nell'ultimo video avevo iniziato a parlare del discorso dei mitocondri e posto anche la questione relativa a ciò che scrivono gli antichi sul modo in cui trasmettevano la linea dinastica e vorrei tornarci sopra perché è molto interessante e aggiungendo alcuni elementi, vedendo alcune curiosità bibliche, tra l'altro alle quali spesso non si pensa, perché diamo per scontate una serie di cose e che forse non lo sono, no? Soprattutto per esempio quando si parla della durata dell'età dei patriarchi, no? Diciamo soprattutto dei patriarchi antediluviani, e che viene ovviamente, diciamo, dalla scienza ufficiale ritenuta impossibile perché erano età che andavano mediamente dai 700 ai 900 anni. E tra l'altro erano età nelle quali come dire, succedevano un sacco di cose. Per esempio, ho accennato l'altra volta, ma siccome ovviamente non posso certo pretendere che le persone guardino tutti i miei video, quindi magari qualche argomento lo devo riprendere per rendere chiaro il tema di cui sto parlando. Questa volta ho il testo dello Zohar, dove si parla di un periodo in cui Adamo ed Eva sono rimasti separati e sono rimasti separati per 130 anni e dice qui il commento dello Zohar, dice che appunto in questi 130 anni Adamo si unì sessualmente con un sacco di, chiamiamole così, entità femminili, non propriamente umane. La stessa cosa peraltro ha fatto Eva che si è unita con entità maschili e hanno entrambi procreato. Quindi al di là di quella che è la storia lineare che conosciamo noi, no? Quindi Adamo, Eva, Caino, Abele, Set, eccetera, nei testi extra-biblici viene fuori, come dire, un rapporto e rapporto familiare e una situazione complessiva di quel particolare gruppo etnico molto più complesso di quello che ci è stato raccontato. Tra l'altro viene fuori il fatto che non sono loro i progenitori dell'umanità, questo lo sappiamo, loro sono i progenitori di un gruppo etnico speciale, questo poi lo leggiamo, sentiamo cosa ne dicono gli stessi commentatori ebrei. Ricordo soltanto che quando Eva si è unita con il famoso o famigerato serpente, dice testualmente lo Zohar, quando il serpente si unì a Eva e la insudiciò, ella generò Caino e poi da lui ebbero origine tutte le generazioni malvagie. Quindi questo dice lo Zohar, che sappiamo è uno dei testi fondamentali della Cabala ebraica, anche se è un testo molto discusso, ma insomma non entriamo nel merito adesso di questo. Però la cosa interessante è appunto sapere che quando si parla della fabbricazione, non creazione, di Adamo ed Eva, non si parla della storia dell'universo, non si parla della storia dell'umanità. Gli stessi commentatori ebrei scrivono che l'essenza della creazione, qui siamo in quei soliti testi che già mi avete visto citare più volte, ma almeno sono edizioni ebraiche curate solo da rabbini, quindi come dire, li prendiamo con molta tranquillità. L'essenza della creazione non è la storia di monti e di valli, di oceani e di deserti e neppure di animali o degli uomini. Essa è la storia della nascita di Israele, il popolo che ha ereditato il compito da Adam e Hawa. Quindi è la storia appunto della nascita di Israele. E si dice anche, sempre gli stessi commentatori ebrei dicono una cosa che anche nella Bibbia qui è chiara, ma che non viene mai esplicitata, anzi ci viene raccontata una cosa diversa, no? Ci dice che c'era questo paradiso terrestre, Dio ha creato l'uomo nel paradiso terrestre, poi lo ha cacciato per motivi di cui ho già parlato più volte, non ci torno su. Ecco, in realtà la Bibbia ci dice chiaramente che gli Elohim hanno fabbricato l'Adam e poi lo posero nel Gan Eden, cioè in questo luogo recintato e protetto. Non l'hanno fatto dentro il Gan Eden. E qui, anche qui, i rabbini lo dicono
lo dicono chiaramente. Dio, cioè gli Elohim, creò l'uomo fuori dal giardino e successivamente lo pose nel giardino. Quindi questa è una cosa importante. Ed è una cosa importante perché nella Bibbia c'è una annotazione eh, che si trova nel libro della Genesi, capitolo 2, e dice: Poi l'Elohim Yahweh piantò un giardino in Eden, e qui c'è la traduzione solita, qui siamo nella Bibbia di Gerusalemme, a Oriente. Ora però in ebraico non c'è scritto a Oriente, c'è scritto Mikedem, cioè questo giardino è stato piantato non a Oriente, ma da Kedem. Ora, Kedem significa anche Oriente, certamente. Ma perché significa anche Oriente? E dico anche Oriente, perché il suo significato primo è ciò che viene prima, che quindi poi passa a identificare l'Oriente come il luogo da cui il Sole nasce e quindi da cui il Sole inizia la prima parte del suo percorso nel cielo, del suo percorso apparente ovviamente. Però qui non c'è scritto in Oriente, c'è scritto Mi Kedem, cioè da. Quindi questo giardino viene piantato da uno che viene prima. È un po' come se ci fosse una sorta di matrice, di format che si trova da un'altra parte, e questo è da cui vengono presi ovviamente gli elementi essenziali per fabbricare e impiantare questo Gan Eden, cioè questo luogo recintato e protetto che già abbiamo visto più volte, l'ho descritto anche nei libri. Era un laboratorio nel quale sperimentavano le specie animali e le specie vegetali che dovevano servire da nutrimento per quelli che erano i lavoratori per conto degli Elohim, e di questi Gan Eden ne avevano in varie parti del pianeta Terra, e la Bibbia ovviamente ci parla dell'unico che gli interessa perché, come appena detto, la Bibbia si occupa della stirpe degli Adamiti da cui discenderebbero gli Israeliti attraverso Giacobbe, che appunto assume il nome di Israele. Quindi in realtà questi Elohim impiantano questo giardino che deriva da per usare un termine moderno, un format che esiste da prima ed esiste da un'altra parte. E in questo giardino mettono l'Adamo perché lo lavori e lo custodisca. Quindi gli Adamiti è, appunto come dicono gli ebrei, l'abbiamo appena letto, la storia della creazione è in realtà, cosiddetta creazione, è in realtà il racconto della nascita, delle origini del popolo di Israele. Questo lo dobbiamo tenere sempre molto chiaro. Gli altri non c'entrano, gli altri non hanno nulla a che vedere perché la Bibbia è un libro di un patto che descrive un patto tra uno degli Elohim e quel popolo in particolare. Ecco, poi abbiamo appunto visto prima, abbiamo letto nello Zohar che Adamo è rimasto separato da Eva per 130 anni si dice è rimasto separato perché è scioccato dall'assassinio di Abele da parte di Caino, o è rimasto separato perché? Perché hanno perso la possibilità di avere la lunga vita. E allora che noi ci ostiniamo a chiamare eternità, pur sapendo che Olam in ebraico non significa eternità, significa o una durata non conosciuta, o meglio ancora, perché nella maggior parte dei casi il termine ebraico Olam non ha una connotazione temporale, ma ha una connotazione spaziale, quindi si dice un luogo non conosciuto. Però noi, cioè, insomma, gli esegeti tradizionali, siccome hanno introdotto il concetto di eternità che nella Bibbia non c'è, Olam lo traducono con eternità. Bene, quando Adamo si accorge, adesso lo vediamo, cioè si accorge, viene detto espressamente che non potranno più avere accesso, diciamo, alle tecniche che garantiscono la lunga vita, e per lunga vita non si intende soltanto quella che avevano gli Adamiti in sé, ma quella degli Elohim, quindi li avrebbero resi veramente uguali agli Elohim. Dice allora: che senso ha fare figli
se non possono godere di quella lunga vita. Comunque i motivi di questa separazione rimangono, fra virgolette, misteriosi. Poi, come si dice, tra moglie e marito non mettere il dito, quindi noi non mettiamo il dito neanche tra Adamo ed Eva, ma prendiamo atto del fatto che ci sono 130 anni in cui ciascuno si è fatto la sua vita, compresi i suoi rapporti sessuali. Poi sappiamo che Adamo è vissuto per 930 anni e i patriarchi antidiluviani vivevano mediamente tra i 700 appunto e i 900 anni. Poi cos'è successo? È successo, ce lo racconta il capitolo 6 della Genesi, che i figli degli Elohim vedono che le numerose femmine, di cui la Bibbia però non cita il nome, ma lì viene fuori chiaramente che ci sono, le numerose femmine degli Adamiti erano appetibili, erano tovot, quindi non solo belle, ma erano adatte a, quindi adatte alla riproduzione, se ne prendono quante ne vogliono e ne nasce una stirpe che è chiamata la stirpe degli eroi, così la definisce la Bibbia, e dice questi sono gli eroi dell'antichità, cioè i cosiddetti semidei, che però non si comportavano nel modo in cui gli Elohim avrebbero voluto e soprattutto quella commistione non si sarebbe mai dovuta verificare. Allora a un certo punto gli Elohim intervengono, la Bibbia ovviamente fa intervenire Yahweh, il quale secondo la tradizione dice io non contenderò più con l'uomo, in fondo lui è carne e la sua vita sarà di 120 anni. E questa è la traduzione che abbiamo ci è stata trasmessa per tradizione. Però cosa succede? Per esempio che c'è il professor Kamal Suleiman Salibi, adesso purtroppo è mancato, della Università Americana di Beirut, lui era fondatore e direttore del centro di studi interreligionari, cioè metteva assieme le varie religioni, quindi lui conosceva tutte le lingue medio orientali e ha scritto tra l'altro questo libro anche, The Arabian Bible, di cui ho avuto fortuna di avere questa copia tramite un docente dell'Università di Bergamo che mi ha segnalato tutta una serie di cose dicendomi guarda quante cose interessanti ci sono scritte qui, e lui dice che quella frase lì che vi ho appena citato, no? Cioè io non contenderò più con l'uomo, in realtà è tradotta in un modo sbagliato perché viene letto in un modo sbagliato l'ebraico, perché dice non si tiene conto di un verbo che invece lì c'è, che viene interpretato in un altro modo, e questo verbo indica l'emettere i propri liquidi corporali, compreso il liquido seminale. E difatti lui dice, per arrivare alla sintesi, quindi io non contenderò più, cioè scusate, invece di dire non contenderò più, lui dice io non arricchirò più il genere umano con l'inseminazione, cioè versando il mio liquido spermatico, per cui la sua vita tornerà o rimarrà ferma ai 120 anni. Quindi questo è come dire, questa è un'affermazione molto interessante fatta appunto da questo importante docente universitario che, ripeto, uno dei massimi esperti mondiali delle varie religioni, in particolare delle religioni medio orientali, per cui tra l'altro appunto l'ebraismo, l'Islam, eccetera, eccetera. E quindi insomma non possiamo non tenerne conto, anche perché è una traduzione che rientra in un contesto ed è assolutamente logica e, come dico spesso, noi non sappiamo di avere la verità, però quantomeno quando delle situazioni hanno senso, beh, vale la pena di prenderle in considerazione, soprattutto perché spesso si scopre che hanno più senso le cosiddette ipotesi alternative rispetto a quelle invece considerate vere, per le quali però sappiamo che poi hanno dovuto inventare la categoria del mistero, il mistero della fede, il mistero di Dio, perché hanno inventato delle cose che nella Bibbia non ci sono,
poi non le sanno spiegare e allora le mettono nel bel pacchetto del mistero al quale bisogna credere ciecamente e tutto finisce. Invece gli alternativi hanno sempre l'obbligo di dimostrare, no, le cose i cosiddetti alternativi hanno sempre l'obbligo di dimostrare le cose che dicono. Ecco, questo è un alternativo per modo di dire, perché ripeto, è un docente universitario, uno dei massimi esperti, e ci dà una traduzione che è molto interessante. E quindi questo discorso della vita lunga, in effetti ci sta e come. Anche se poi in realtà, pur avendo questa vita, questa vita lunga, loro avevano anche delle altre caratteristiche. Beh, intanto il fatto che sposavano delle donne, abbiamo visto l'altra volta che Abramo ha mantenuto lo stesso modello di trasmissione dinastica diciamo, degli Elohim Anunna Anunnaki, cioè sposare una sorellastra e il figlio che nasce dal matrimonio tra lui e la sorellastra acquisisce i diritti di primogenitura, anche se il primogenito era Ismaele, che Abramo aveva avuto da una cosiddetta schiava, in realtà molto probabilmente da una principessa egizia. E però quello che contava era appunto il figlio maschio che nasceva da un maschio, appunto dal padre, e da una sorellastra, cioè figlia di stesso padre ma di madre diverse. E poi alla fine vediamo che cosa dice la scienza in particolare, ma proprio con le ultimissime acquisizioni. Però dicevo, oltre ad avere questa caratteristica e a mantenerla, loro sposavano anche bambine. Prendiamo per esempio, siamo sempre nei soliti commentari ebrei, che quando Isacco sposa Rebecca, cioè prende Rebecca in sposa, Isacco aveva 37 anni e attese 3 anni affinché quest'ultima fosse fisicamente pronta per sposarsi. Quindi lui ha dovuto aspettare che la bambina avesse 3 anni e un giorno, perché ne ho parlato ampiamente nel libro Il Falso Testamento, sappiamo che loro potevano fare sesso con le bambine di 3 anni e un giorno in su. E quindi questa è una caratteristica che anche qui è ben evidenziata senza alcun tipo di problema, perché era ovviamente considerata la normalità. Però ci sono delle cose interessanti sui patriarchi, cioè su questi che avevano una alta percentuale di componente genetica degli Elohim e quindi per questo motivo, no, vivevano molto a lungo fino a che ad un certo punto, l'abbiamo visto, gli Elohim decidono di non apportare più il loro liquido seminale, quindi il loro DNA, e la vita si accorcia. Difatti, se voi andate a vedere e a leggere la Bibbia, vedete che quando si fa la tavola dei popoli, vedete che mentre i primi patriarchi vivevano tra i 700 e i 900 anni, vedrete che improvvisamente, con una rapidità incredibile, l'età passa a 600 anni, poi ce n'è un gruppetto che vive intorno ai 400 anni, poi si scende ai 200 anni e poi arriviamo alla famiglia di Abramo che è appunto in 175 anni per arrivare poi a Mosè a 120 anni e così via. Ora, lo stesso Isacco mi pare 180 anni. Ora, la cosa interessante è qual è? È che chi dice no, ma vabbè, è chiaro che i numeri 700 anni, 800 anni, 900 anni sono numeri inventati, sono numeri simbolici, c'è chi ha proposto di dividere per 10. Bene, allora se dividiamo per 10, però dividiamo per 10 sempre. Quindi possiamo dire che Adamo ha vissuto 93 anni e questo ovviamente lo accettano tutti, ma allora dobbiamo dire che Abramo ha vissuto 17 anni e che Mosè ha vissuto 12 anni, perché non possiamo dividere per 10 dove ci piace e non dividere per 10 dove non ci piace, perché altrimenti vuol dire che questi autori della Bibbia facevano un po' come volevano. Dice a un certo punto hanno moltiplicato per 10, da un certo punto in avanti non più. Ma questo è il solito metodo per cui dalla Bibbia si accettano
letteralmente le cose che corrispondono, le cose che ci piacciono e vengono immediatamente scartate o derubricate a simboli, allegorie, metafore, tutte le cose che non ci piacciono. Come sapete, il mio metodo dichiarato dal 2010, ormai siamo nell'11° anno di attività, è quello di dire facciamo finta che sia vero e devo dire che continuando con questo metodo le cose che leggiamo hanno senso. Ma sentite che cosa dicono sempre nella pubblicazione della Genesi fatta dalla casa editrice Mamash. Prima di Abramo, tutti rimanevano di giovane aspetto fino alla morte. Tutti rimanevano di giovane aspetto. Che fosse dovuto al fatto che avevano una alta componente di DNA degli Elohim, visto che gli Elohim vivevano come gli Anunnaki, come gli antichi cosiddetti dei, come ci raccontano i sacerdoti Berosso e Manetone, vivevano migliaia e migliaia di anni e quindi è chiaro che i 5, 6, 700 anni erano niente, erano come dire dei ragazzini. Quindi prima di Abramo tutti rimanevano di giovane aspetto fino alla morte. Allora Abramo chiese di ricevere i segni fisici della vecchiaia e dice se un padre e un figlio sono simili nell'aspetto, come si potrà sapere a chi dei due tributare onore quando entrano insieme in uno stesso luogo? Quando sono simili nell'aspetto. E tra l'altro vediamo come questa richiesta teoricamente, anzi praticamente, abbia un senso, perché adesso andiamo a vedere una cosa nella cronologia, ma andiamo avanti qui. Prima di Isacco nessuno aveva avuto l'esperienza del dolore, scrivono qui. Dopo Isacco c'è Giacobbe e Giacobbe chiese la malattia prima della morte. E dice, se un uomo muore all'improvviso, prima di ciò non sarà in grado di dare le debite disposizioni ai figli. E quindi chiede all'Elohim Yahweh, fa che ci sia un tempo preparatorio di malattia prima della morte, nel quale si possa fare quello che è necessario. Guardate che sono curiose queste cose qui e ripeto, sono scritte formalmente, ufficialmente in questi testi commentati solo dai rabbini. Quindi in realtà, insomma, ci si dice che rimanevano di aspetto giovane per lunghissimo tempo, che fino ad un certo punto non conoscevano quindi i segni della vecchiaia, non conoscevano il dolore e non c'erano, come dire, malattie che portassero alla morte. Morte che noi ci viene insegnato, no, sarebbe il frutto del peccato originale, cioè Adamo ed Eva avrebbero avuto teoricamente la vita eterna, cosa che non è, non c'è scritto da nessuna parte, e avrebbero perso questo diritto dopo aver commesso il famigerato peccato originale di cui ho già parlato più volte. Ma in realtà sempre in questi commenti c'è scritto la morte in realtà non era una maledizione, ma una normale conseguenza della natura dell'uomo. Infatti, poiché egli proveniva dalla terra, dalla materia, è naturale che il tempo, l'età e il deterioramento lo riconducessero alle sue origini. È chiarissimo, è chiarissimo. Non è vero che abbiamo perso l'eternità come umanità. No, intanto non c'entra niente l'umanità, c'entrano soltanto gli adamiti. Ciò che hanno perso è la possibilità di accedere alle tecniche che garantivano una durata di vita uguale a quella degli Elohim. Ma siccome avevano dentro una alta percentuale, comunque un'alta percentuale di patrimonio genetico, fino al momento che abbiamo visto, hanno deciso di non darglielo più, avevano una vita molto lunga, e una vita molto lunga con caratteristiche molto particolari, no? Quelle di mantenersi giovani per lungo tempo. E il fatto di mantenersi giovani per lungo tempo ci porta a fare una considerazione. Questa qui è una cronologia dei patriarchi, che parte ovviamente da Adamo, poi arriva fino a Noè. Bene, allora noi siamo abituati a pensare c'è stato Adamo, poi c'è stato Set, poi ci sono stati, poi c'è stato Enos, insomma, poi ci sono stati tutti gli altri, uno dopo l'altro. No, no. Quindi perché? Perché siccome Adamo è vissuto 930 anni,
fino al padre di Noè, erano tutti coevi, cioè convivevano assieme. Tutti questi patriarchi, quindi compreso anche Enoch, che è quello che gli Elohim si portavano avanti e indietro con loro e poi se lo sono portato via e mai più nessuno l'ha visto. Ecco, tutti convivevano contemporaneamente, quindi quando si vuole fare il calcolo dell'età, quindi della durata di questa storia, di questo racconto, dobbiamo fare un calcolo tenendo conto semplicemente delle sfasature, non aggiungendo gli anni dell'uno agli anni dell'altro, perché questi facevano figli a partire dai 40, 50, 60, 70 anni, anche perché appunto, come dire, vivendo molto a lungo, l'età della pubertà probabilmente anche arrivava dopo. E tra l'altro, ecco, in questa linea di discendenza, ad un certo punto c'è una sorta di interruzione, ne abbiamo già parlato, che è l'interruzione rappresentata da Noè. Ora, Noè, l'ho già letto, ma lo rileggo perché, ripeto, non posso pretendere e ne chiedere che tutti guardino tutti i video, quindi come è scritto nel Talmud, Noè non era ebreo, anche perché, come è scritto nel libro etiopico di Enoch, quando, che sappiamo noi, per noi, per i cattolici, i cristiani romani, è apocrifo, ma che invece per i cristiani copti è canonico e quindi da credere vero, leggo soltanto la frasetta. Il padre Lamech, e ripeto, quando viveva il padre di Noè, Adamo era ancora vivo, e dice, quando nasce Noè, Lamech, cioè suo padre, dice che è nato un figlio il cui aspetto e la cui creazione non è come la creazione degli uomini. Il suo colore è bianco più della neve e rosso più della rosa. I suoi capelli sono bianchi più della bianca lana e i suoi occhi sono come i raggi del sole ed egli ha aperto gli occhi e ha illuminato tutta la casa. Cioè aveva degli occhi talmente chiari e talmente grandi che sembravano emanare luce, lo diciamo anche noi, no? Quando vediamo una persona con occhi chiarissimi si dice no, sono occhi che emanano luce. Ecco, e quindi allora noi abbiamo un Noè che nasce in un modo strano, diciamo così, e che risulta essere figlio di uno di loro perché aveva esattamente il suo fenotipo e quindi evidentemente aveva anche il loro genotipo. Poi un'altra curiosità, l'altra curiosità, l'abbiamo detta, è che non era ebreo, e poi l'altra curiosità ancora è qui nella Bibbia di Gerusalemme, dove gli esegeti della scuola di studi biblici di Gerusalemme dicono l'età in cui Noè diviene padre sorprende, perché Noè diviene padre a 500 anni. E dice in tutti i casi precedenti l'età dei patriarchi al momento della nascita dei figli è indicata tra i 65 e i 180 anni. E invece Noè diviene padre molto dopo, cioè a 500 anni. Ecco, questo, se lo mettiamo assieme, abbiamo queste tre singolarità. Non è ebreo, nasce in un modo specialissimo e quindi questo modo specialissimo è rilevato dal fatto che ha il fenotipo e quindi il genotipo degli Elohim e in effetti diventa padre ad un'età molto più avanzata rispetto a tutti gli altri. Ora, tutto questo chiaramente, insomma, ci fa capire quanto sia affascinante quella storia e quanto delle ipotesi cosiddette alternative, in realtà, se messe assieme con tutti questi indizi, dalla traduzione di quel docente universitario a ciò che scrive chiaramente la Bibbia, al fatto che Adamo non sia stato fatto nel cosiddetto paradiso terrestre, alla separazione di Adamo ed Eva, alle linee dinastiche, ecco, ci fa pensare che la storia sia decisamente diversa da quella che la religione ha semplificato, trasformandola veramente in una
quella sì, perdonatemi, non voglio essere offensivo, ma in una favoletta molto semplice dove c'è un Dio che dice adesso facciamo l'uomo, ok, e poi insomma con tutta la storia, però gli do delle regole, ma se poi non le rispetta lo punisco, ma lui già sa che non le rispetta, quindi tutta una favola che assolutamente intanto non può essere provata, mentre qui pian pianino la scienza sta cominciando a dirci delle cose. Io a questo punto, approfittando delle segnalazioni che mi arrivano dalla scienza, da una scienziata in particolare, ricercatrice e autrice anche di studi a livello internazionale, vi ho detto l'altra volta che nella linea dinastica, padre con sorellastra, si realizza una fusione particolare, cioè quelli che passano al figlio sono in realtà soltanto i mitocondri della madre, cioè il DNA dei mitocondri del padre non entrano nel figlio, ma adesso vediamo che cosa ci dice la scienza. I mitocondri, sappiamo, sono quegli organelli che stanno dentro le nostre cellule, hanno un loro DNA indipendente, sono quelli che respirano per noi, sono importantissimi nel controllo del metabolismo del calcio, che è importante per la comunicazione tra le varie cellule. Ecco, quindi la scienza, guardate, ho preso gli appunti così almeno visto che non è campo mio la scienza, così sono tranquillo. Quindi la scienza ci dice che il DNA dei mitocondri deriva da quello materno, perché quello paterno viene distrutto subito dopo il concepimento, cioè nella fusione tra lo spermatozoo e l'ovulo femminile. Quindi quello paterno viene distrutto in modo che non ci sia commistione. In realtà, in questi ultimi mesi sono usciti i cosiddetti papers, cioè degli studi, dei lavori in cui questa affermazione della scienza si dice non è così certa, nel senso che non è così universale, perché facendo degli studi su dei bambini si è visto che in alcuni casi c'è una certa contaminazione del DNA, parlando dei mitocondri, del DNA paterno con il DNA materno, ma sono in genere situazioni patologiche. Ora, anche la stessa scienza ci dice che i mitocondri sono importanti nel processo di invecchiamento. Quindi il processo di invecchiamento delle cellule nostro deriva sia dal DNA delle cellule sia dal DNA mitocondriale e sappiamo che il processo di invecchiamento è quello che si realizza attraverso l'accorciamento dei telomeri, cioè delle code dei cromosomi che appunto invecchiano accorciandosi e man mano che si accorciano producono l'invecchiamento e la morte delle cellule che di fatto risulta essere in sostanza un po' una morte programmata. Ecco, però questi processi di invecchiamento sono processi che la scienza sta studiando, in particolare c'è il processo della cosiddetto della glicazione che deriva da un eccesso di zuccheri e da un eccesso di sedentarietà. Quindi, man mano che la scienza procede, a mio avviso ovviamente, diventa sempre più valido, sempre più interessante fare finta che ciò che ci hanno detto gli antichi sia vero. Perché non fare finta, cioè escluderlo a priori o relegarlo nel campo della favola, dell'allegoria, del mito, significa, secondo me, precluderci la possibilità di ricostruire, almeno ipoteticamente, una storia molto affascinante. Tra l'altro, questo si ricollega anche a uno dei video che ho fatto sulla nutrizione, no? Sul fatto di nutrirsi bene, sul fatto che i fondatori dei popoli antichi, o comunque che sono poi anche considerati i fondatori delle religioni, perché tanto non c'era distinzione, eh, questi fondatori davano importanza appunto alla nutrizione e quindi è bene che da un lato la scienza, e lo vediamo perché queste sono acquisizioni veramente recentissime, la scienza sta procedendo e ci sta dicendo sempre di più. Gli antichi ci hanno raccontato delle cose, io ho come l'impressione che siano, come qualcuno ricorderà la
teoria politica di Moro, no? Delle parallele che convergono, che magari nel tempo a distanza convergeranno. Quindi tanto vale prenderle in considerazione, studiarle, analizzarle e per quanto possibile applicarle. Nel senso, poi magari io sto cercando di farlo, sia con la nutrizione sia con un movimento, cioè quindi un'attività sportiva molto equilibrata in modo da non bruciare il corpo, anche perché tra brevissimo, cioè il 13 settembre compio 70 anni, tanto ormai lo sapete già perché tutti gli anni ricevo e quindi insomma devo stare attento a quello che faccio, non miro certo ad arrivare all'età dei patriarchi, però insomma ci sto lavorando sopra e penso che così con un po' di divertimento, tra l'altro mangiando bene, facendo un po' di sport, penso che possiamo lavorarci sopra un po' tutti. Ciao e grazie.